Ciao a tutti, ben arrivati o bentornati sul canale di Spirito Combattivo. Io sono Matteo e nella lezione di oggi vediamo la tecnica dell'Oi-Tsuki. In questi video vi farò vedere le tecniche fondamentali del karate, quindi le tecniche che costituiscono le fondamenta del karate, nello specifico del karate Shotokan, e in ognuno di questi video quindi mi focalizzerò su una singola tecnica e vedremo la parte teorica, quindi cos'è la tecnica, qual è il significato della tecnica, la pratica, quindi come si fa la tecnica, quindi quali sono i movimenti, le posizioni, gli spostamenti che comporta la tecnica, e per ogni tecnica, quindi all'interno di ogni video, vedremo non solo la parte teorica pratica, quindi lo studio, ma anche una parte reale, ossia come si applica ognuna di queste tecniche nella realtà, quindi in un potenziale combattimento, in una situazione di potenziale pericolo e di difesa personale. Quindi per ogni tecnica come si traduce nella realtà e cosa in una situazione reale può essere fatto conoscendo la tecnica che abbiamo studiato e siamo andati a preparare. La tecnica di oggi era una tecnica di pugno Oi-Tsuki, è una tecnica di pugno in avanti, detta anche pugno con lo spostamento, e fondamentalmente è questa. Vi faccio vedere subito la tecnica, è questa. Quindi una tecnica dove io mi sposto con il corpo da una posizione che andremo a studiare, quindi da una posizione ferma io mi sposto avanti facendo il pugno, quindi il diretto con spostamento. Questo. Nella lezione precedente, se ve la siete persa, abbiamo visto il Shokotsuki, che è la base di questa tecnica. Il Shokotsuki è un pugno diretto, quindi un pugno diretto o pugno frontale da posizione ferma. Quindi, come abbiamo visto nella lezione precedente, se ve la siete persa la potete andare a ricercare sicuramente dal canale. È questo: pugno diretto da posizione ferma, e applicato da un caso reale è il classico diretto della box o del pugilato. Questo. L'Oi-Tsuki è un pugno che si porta, come vi ho fatto vedere poco fa, con uno spostamento. Quindi è innanzitutto fondamentale saper fare il pugno diretto, il pugno frontale che abbiamo visto nell'altra lezione, applicato allo spostamento. Quindi andiamo a vedere, a ripassare il pugno, quindi con una serie di pugni frontali. Seguite con me, vi faccio vedere dalla posizione laterale, in modo che possiate vedere il mio profilo e vedere come si porta un pugno frontale. Quindi lo possiamo portare in questo modo, ricordandoci di far passare le mani e il braccio in posizione vicina al corpo, quindi non lontana, non in questa posizione qua, per intenderci. Questa è un'altra tecnica, un altro pugno che vedremo, però quello di adesso è un diretto che deve passare vicino al corpo, in questo modo. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9 e 10. Vediamo in posizione frontale. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vediamo ancora laterale, quindi pugno, così potete vedere la posizione del mio lato sinistro. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Il pugno frontale deve essere unito affinché si possa fare la tecnica dell'Oitsuki a uno spostamento di gamba. La posizione di gamba, la posizione che dobbiamo oggi vedere e imparare è la posizione dello Zenko Tsurashi. È la posizione principale del karate, quindi sicuramente la posizione che più viene usata e che troviamo in tantissime tecniche. È una posizione come questa, quindi una posizione in cui il corpo si trova per lo più come peso sulla gamba anteriore, circa un 60-70% del peso, mentre il restante 30 circa del peso si trova sulla gamba posteriore. Quindi nel caso in cui io sia con la gamba sinistra avanti, la posizione sarà questa. Nel caso in cui la gamba avanti sia la destra, analogamente questa è la posizione. Per vedere lateralmente, quindi per vedere effettivamente, mi dovreste vedere completamente nel video, nello schermo. Questa è la posizione. Da notare che la posizione non deve essere né eccessivamente bassa, quindi io non devo trovarmi in questa situazione qui, altrimenti faccio stretching, però non è questo il caso. Deve essere una posizione da cui io possa partire naturalmente e con minimo sforzo. Se io dovessi essere in questa posizione e dovessi muovermi per effettuare un attacco, sarei lentissimo, perché dovrei recuperare la posizione e andare avanti. Quindi da una posizione di questo tipo farei tantissima fatica e sarei lentissimo qualora dovessi attaccare qualcuno. Così come la posizione non deve essere troppo corta, non deve essere questa. Parlo sempre dello studio del fondamentale, poi vediamo l'applicazione pratica. Quindi la posizione ideale è una posizione come questa. Una posizione naturale, una posizione semi-naturale, diciamo, comunque, una posizione da cui possa partire piuttosto velocemente e che mi permette di avere una ottima stabilità, in quanto in questo modo sarei più stabile, però come ho detto sarei lento nella partenza, così come in questo modo non avrei stabilità. Con questa posizione io posso avere una ottima stabilità e posso partire velocemente. Facciamo un po' di esercizi su questa posizione, quindi vediamo come ci si muove partendo da fermi. Partendo da fermi vi faccio vedere prima in posizione frontale, che vedete come si avanza e come si retrocede in questa posizione, e poi vediamo gli spostamenti laterali. Quindi se io vado avanti sarà questo il movimento, quindi fate insieme a me lo spostamento, quindi anzi retrocedo ancora un po', quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9 e 10. E le braccia per il momento tenetele libere, quindi le potete tenere alzate, abbassate, al fianco, vedete voi, non è importante fare alcuna tecnica. Vediamo lateralmente, così vedete come si fa la tecnica. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vediamo dall'altra parte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Per imparare potete anche ripetere gli esercizi semplicemente fermando il video e andando indietro. Vi faccio vedere le tecniche più volte, però se avete bisogno di ripeterle potete tranquillamente andare indietro e ripetere queste posizioni. Vediamo adesso lo spostamento, quindi questo è lo spostamento partendo da fermi, come abbiamo visto. Quindi da fermo vado a mettermi in posizione di Zen Sudashi. Il secondo step è di fare il movimento integralmente. Quindi se io parto è sufficiente una stanza con qualche metro di lunghezza, non è necessario tantissimo spazio. Io mi metto in posizione di Zen Sudashi. Da qui posso avanzare 1, 2, 3 e giriamo. 1, 2, 3 e giriamo. 1, 2, 3 e giriamo. 1, 2, 3 e ci fermiamo. In questa posizione è anche importante, come ho detto, una posizione che sembra semplice ma invece è molto complessa perché ha tante particolarità da studiare per essere fatta bene e sprigionare il massimo potenziale. Quindi, come abbiamo visto, questa è la posizione da mantenere, dove il corpo appunto è prevalentemente sulla gamba anteriore. Un'altra cosa molto importante è che il ginocchio non deve oltrepassare il piede, quindi la punta del piede, quindi non dobbiamo essere in questa posizione né in questa posizione. Deve essere circa perpendicolare rispetto al suolo, quindi in questo modo. Circa. Altra cosa importante, il corpo deve rimanere anche questo in posizione eretta durante lo spostamento, in quanto se io mi vado a spostare non devo fare questo, non devo fare questo. Quando si va a praticare questo spostamento con il pugno è molto facile vedere all'inizio persone che vanno avanti con la testa, si sporgono quando vanno a fare il pugno. Questo è sbagliato. Bisogna rimanere in posizione il più possibile eretta, in questo modo, non in questo modo. Vediamo adesso, uniamo la posizione con il pugno diretto
e o pugno frontale che abbiamo visto. Quindi vediamo sempre le tre varianti, quindi posizione laterale, posizione frontale, nuovamente posizione laterale. Quindi mi metto in Zenpon Sudashi, questo, e ci mettiamo in questa posizione, diciamo posizione di guardia o di semiguardia, e andiamo a fare il pugno, quindi da posizione ferma andiamo a distendere il pugno. 1, seguite con me, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Ora facciamo la posizione frontale, stesso esercizio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vediamo ora l'altro lato. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Adesso c'è l'ultima parte, la più difficile, quindi abbiamo visto il pugno frontale da posizione ferma, abbiamo visto lo spostamento, quindi lo Zenpon Sudashi, come deve essere fatto, abbiamo visto il pugno con posizione ferma. Adesso andiamo a combinare le due parti, quindi spostamento con pugno e gamma insieme. Quindi vediamo, partiamo da un lato della stanza, da un lato dell'ambiente in cui ci troviamo e andiamo in posizione di partenza, quindi mettiamoci per adesso in posizione con pugno frontale e andiamo a combinare con due movimenti la tecnica. Facciamo in questo modo, in modo da frammentare lo spostamento. Poi vediamo tutto insieme lo spostamento. Quindi come primo esercizio andiamo a fare 1, 2, 1, 2, 1, 2 e giriamo. 1, 2, 1, 2, 1, 2 e giriamo. 1, 2, 1, 2, 1, 2 e giriamo. 1, 2, 1, 2, 1, 2 e ci fermiamo. Vi faccio vedere frontalmente lo stesso movimento in due step, in due parti. Quindi 1, 2, 1, 2, andando indietro, 1, 2, 1, 2. Vediamo adesso la parte finale della tecnica, in cui andiamo a fare lo spostamento, quindi spostamento pugno in un unico movimento. Ripartiamo da un lato della stanza. 1, 2, 3, ci giriamo. 1, 2, 3, ci giriamo. 1, 2,
3, ci giriamo, 1, 2, 3 e vi faccio vedere adesso anche frontalmente. 1, 2, 1, 2. Quello che abbiamo visto è il fondamentale dello Otsuki, quindi quello che viene studiato nel Kion. Il Kion è lo studio dei fondamentali del karate. Vedremo poi in altri video che cosa sono i kata e che cos'è il kumite. Questo è il Kion. Il Kion quindi è lo studio della tecnica base, quindi teoria pratica, e è quello che abbiamo visto adesso, quindi è lo Otsuki, pugno con spostamento, pugno frontale fatto avanzando. Abbiamo studiato la tecnica base, come si traduce questa tecnica in un caso reale in cui io mi dovessi trovare, quindi in una situazione di pericolo o di difesa personale. Non parlo di kumite inteso come kumite agonistico, kumite da gara, in cui sì, si può usare la tecnica ma ci sono applicazioni un po' differenti. Sicuramente a livello di posizione di difesa personale, quindi tecnica per difesa personale o da combattimento in cui io mi dovessi trovare in pericolo, e questa è una tecnica che può essere usata, è sì una tecnica di offesa, in quanto comunque vado a attaccare e a effettuare un pugno verso l'avversario, può essere usato realmente in una situazione di pericolo. Come abbiamo visto, la posizione è una posizione che va fatta in questo modo, con lo spostamento in questo modo, applicato a un caso di difesa personale. Noi non ci metteremo sicuramente in questa posizione e non faremo sicuramente tutto questo movimento, cioè se mi dovessi difendere dall'avversario mi metto in posizione, quindi l'avversario sa che io mi voglio difendere. Le situazioni di difesa personale sono sempre situazioni in cui o non si prevede, non siamo in grado di prevedere che ci sarà un'aggressione, in quanto questa è improvvisa, o qualora dovessimo accorgerci che siamo in una situazione di pericolo, sicuramente non ci metteremo in questa posizione. Non siamo sul ring in combattimento, sicuramente data la situazione, il pericolo e la preoccupazione o tutto quello che può generare da una situazione di paura, io sarò in posizione naturale o comunque leggermi con la gamba leggermente anteposta rispetto al corpo. In questa situazione possiamo o fare il pugno frontale che abbiamo visto l'altra volta, che è sì sicuramente efficace e più semplice da fare, però meno efficace in quanto nel pugno frontale si sfrutta sostanzialmente il movimento del bacino, e quindi con questo movimento io riesco a generare della forza per andare ad impattare sull'avversario. Con l'Otsuki, quindi con la tecnica con spostamento, oltre al pugno frontale e quindi alla forza generata dal pugno, si va a sommare la forza generata anche dallo spostamento, e quindi l'energia prodotta, la potenza prodotta sarà maggiore e al bersaglio arriverà un impatto, una forza di impatto molto maggiore. Quindi se noi ci dovessimo trovare appunto in una situazione di pericolo e dovessi essere o in posizione di partenza frontale, quindi assolutamente posizione normale, o leggermente
con una gamba anteposta e va benissimo, perché da questa situazione, da questa posizione posso partire con uno Itsuki. Quindi se sono in questa posizione posso partire senza problemi, così come migliore se sono in una posizione con una gamba anteposta, perché posso sfruttare maggiormente il movimento. Quindi questo è lo spostamento e il movimento nel caso in cui questo dovesse applicarsi ad una situazione reale. E aggiungo anche che la posizione corretta è una posizione come questa, come abbiamo visto, mi allontano un po' così vedete meglio. In una posizione reale questa può essere anche più corta e la gamba posteriore anche più flessa, sicuramente una posizione quasi naturale come questa va benissimo come situazione di combattimento o di difesa, cioè non importa stare così, va benissimo anche questa come posizione, in quanto la tecnica è una tecnica che prevede lo spostamento e la forza maggiore viene data da questo spostamento con il pugno che arriva a bersaglio. E con questo video abbiamo concluso lo studio dello Tsuki, quindi abbiamo visto qual è la tecnica e cosa permette di fare. Nei futuri video andremo a vedere altre tecniche di attacco sia con pugno sia con mano e anche tecniche di difesa che quindi permettono di difendersi qualora l'attaccante dovesse effettuare una tecnica tipo un pugno, un calcio o altro. Queste sono tecniche che sì, detto, possono essere utilizzate nella difesa personale, ma sono tecniche primariamente di offesa in cui io vado comunque a entrare all'interno della difesa e comunque dell'avversario, comunque vado verso l'avversario. Con questo è tutto, grazie per aver seguito il video.